Un capolavoro della letteratura italiana, un romanzo conosciuto in tutto il mondo, nonché l'opera più popolare di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini. Si tratta di un'opera molto importante da cui è stato tratto anche un film diretto da Vittorio De Sica nel 1971. Come ho anticipato nel video precedente sulla vita e le opere di Giorgio Bassani, all'interno di questa opera il contesto storico, il fascismo, le leggi razziali, la condizione degli ebrei, si intreccia con una pseudo-storia d'amore tra il narratore, di cui non conosciamo il nome, non ha un'identità, e Micol, figlia dei Finzi Contini. Forse ti starai chiedendo, ma questo giardino esiste veramente? Te lo dico subito, no. Il giardino dei Finzi Contini non esiste neanche la loro villa. Il Parco Massari di Ferrara è stato di ispirazione per Bassani nella creazione immaginativa di questo giardino, ma l'ambientazione è assolutamente inventata. Il romanzo comincia con un prologo dove l'io narrante, il narratore, è in gita alla necropoli di Cerveteri e, alla vista di alcune tombe etrusche, torna con la memoria alla sua infanzia e torna precisamente al cimitero ebraico di Ferrara, dove riposa un membro della famiglia dei Finzi Contini. Comincia a raccontare il suo incontro con la famiglia dei Finzi Contini. Chi sono? I Finzi Contini sono una famiglia estremamente ricca, parte della comunità ebraica di Ferrara. I Finzi Contini sono persone estremamente riservate, per qualcuno anche snob. Pensa che non mandano i figli a scuola per paura dei microbi. Di conseguenza, il protagonista della nostra storia, da bambino, non ha nessun contatto con i Finzi Contini. Li vede ogni tanto all'interno della sinagoga, ma non ha contatti e relazioni con loro. Un giorno il nostro protagonista, l'io narrante, comincia a vagabondare per la città di Ferrara psicologicamente distrutto per un debito in matematica. Chi non ha sofferto per un voto basso in una materia? Mentre vagabonda e vaga per la città, sente una voce che lo chiama. Lui si gira e dal muro del giardino dei Finzi Contini spunta Micol, la figlia minore. Lei addirittura lo invita a entrare nel giardino, invito che lui accetta e da lì comincia il loro rapporto di amicizia, che poi lui proverà a trasformare in qualcosa di più, ma non sarà in grado di farlo. A un certo punto il romanzo fa un salto nel futuro. Avanza di 10 anni. Siamo all'epoca della promulgazione delle leggi razziali. I membri della comunità ebraica non hanno più accesso a tantissimi luoghi pubblici e tra questi anche il circolo del tennis, dove i Finzi Contini e tanti altri si riunivano per giocare a tennis. Per ovviare a questo inconveniente, i Finzi Contini decidono di organizzare delle partite e dei tornei all'interno del proprio giardino, dove c'era un campo da tennis. Micol e il fratello Alberto invitano anche altre persone, tra cui il protagonista, il narratore della nostra storia. E qui la relazione fra lui e Micol comincia a diventare sempre più stretta, sempre più intima. All'inizio lui non ha il coraggio di dichiarare il proprio amore, ma un giorno prende coraggio e prova a baciarla. Purtroppo il suo tentativo fallisce miseramente perché Micol lo respinge. Lei addirittura lascia Ferrara per un certo periodo di tempo per preparare la tesi e in realtà anche per stare lontana da lui. Si comporta in modo molto distaccato, ma lui non si dà per vinto. Ogni volta che Micol torna a Ferrara, lui torna all'attacco.
Purtroppo lei proprio non ne vuole sapere di lui. Che abbia un altro? E se quell'altro fosse uno degli amici del nostro protagonista? Mm. Lo scoprirai solo leggendo Il giardino dei Finzi Contini. Al termine del romanzo, nell'epilogo, Bassani avanza ancora nel tempo. La seconda guerra mondiale è conclusa, è successo quello che è successo e quindi all'interno dell'epilogo si ha un po' un ricordo della storia della famiglia dei Finzi Contini e anche della sua fine, in quanto i membri di questa famiglia sono stati catturati e deportati nei campi di concentramento, dai quali non faranno più ritorno. Questa è la storia del Giardino dei Finzi Contini, un'opera importantissima, non di facile lettura. Ti avviso, non è assolutamente facile. Il linguaggio di Bassani è piuttosto ricercato, in alcuni punti è veramente artistico, quasi poetico. Il lessico a volte anche è molto ricercato e le frasi sono molto lunghe, con subordinate dentro subordinate, quindi ti avviso, lo consiglio a studenti di livello molto avanzato. Ma ci tenevo comunque a raccontarti questa storia perché è un aspetto importante della cultura letteraria italiana. Spero che tu abbia trovato interessante questo video, di cui troverai la trascrizione sulla pagina Patreon. Trovi il link qui sotto. Su Patreon faremo anche tantissime lezioni in diretta con esercizi di comprensione, esercizi di memorizzazione del vocabolario, quiz, giochi, tabù, la ghigliottina, la ruota della fortuna. Facciamo di tutto e di più, ci divertiamo e impariamo l'italiano insieme. Trovi il link qui sotto, grazie come sempre della tua compagnia e ti aspetto nel prossimo video. A presto!